Stai pensando di trasferirti all'estero e ti stai chiedendo com'è la vita in uno dei paesi più affascinanti e più grandi del mondo? Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oggi vi portiamo alla scoperta del Canada, il secondo paese più grande del mondo dopo la Russia. Una terra di opportunità, paesaggi mozzafiato e una qualità della vita che attira tantissime persone ogni anno. È anche un paese perfetto per chi ama l'inverno, il freddo, dato che per molti mesi porta con sé la neve e temperature molto rigide. Ma com'è davvero vivere in Canada? È così facile trasferirsi? Trovare un lavoro? E quando si parla di Canada, spesso lo si associa agli Stati Uniti, sia perché sono vicine geograficamente, ma anche perché condividono alcune caratteristiche culturali. Ma siamo sicuri che vivere in Canada equivalga a vivere negli Stati Uniti? Per rispondere a queste domande, oggi avremo ospite con noi Andrea, un italiano che vive con la sua famiglia da tanti anni in Canada, più precisamente vicino a Toronto, in Ontario. Andrea conosce benissimo la realtà canadese e ci parlerà di com'è la vita in Canada, trattando tutti gli aspetti fondamentali, dal lavoro, le tasse, la qualità della vita, le scuole, l'istruzione, la sanità, la sicurezza e molto altro. Insomma, tutte quelle informazioni utili e necessarie per chi sta valutando di trasferirsi in Canada o per chi è semplicemente curioso di sapere com'è la vita là. Quindi io non vi avvantaggio altro, vi lascio all'intervista, buona visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao Andrea, come stai? Bene, bene, grazie, come stai? Bene, anch'io, grazie. Com'è lì in Ottimo. Canada? Dove sei te di preciso? Allora, io mi trovo a 45 km a nord di Toronto, in una ridente cittadina dal nome ancora più unico, e si chiama Newmarket, qui in Ontario, una delle province del Canada centrale. Una giornata di neve come il 90% delle giornate invernali in Canada, quindi nulla di inusuale rispetto Ecco. alla tradizione invernale canadese. Quindi te abiti, diciamo, un po' più fuori dalle città. Ma sì, io ho vissuto a Toronto per qualche mese, poi da parecchi anni vivo in questa località, mi trovo bene, non sono un amante della città, quindi preferisco stare in zone assolutamente esterne, quando posso scappo, anzi vado ancora più a nord. Vivo comunque in una città che non è piccola, perché comunque Newmarket conta circa 95.000 abitanti, appartiene comunque alla grande area metropolitana di Toronto. Siamo in una regione, la York Region, un grande distretto dove vivono parecchi milioni di abitanti. Ti do il benvenuto sul nostro canale e è un piacere Grazie. averti ospite qui con noi, Italian Globetrotters. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie, è un piacere. Intanto ti chiedo di presentarti un po' e di dirci un po' da quanto tempo vivi là e come hai fatto, insomma, ad arrivare anche in Canada, da dove vieni. Ok, allora come il mio accento chiaramente dirà, io sono originario di Cagliari, dalla Sardegna, vivo in Canada esattamente dal 2017 in modo permanente, quindi sono esattamente 8 anni, anche se frequento il paese dal 95, quindi parliamo veramente Cavolo. di tanto tempo, sì, quindi Eh. conosco il Canada molto molto bene. In generale sono un appassionato di Nord America, quindi conosco sia il Canada che negli Stati Uniti, avendo avuto la possibilità di venire a visitare come turista da prima, poi anche per lavoro, entrambe le regioni. Quindi prima ancora di trasferirmi in realtà conoscevo già il territorio. Sono laureato in economia, mi sono sempre occupato di commercio, ho sempre gestito la parte commerciale e marketing di un grosso store di arredamenti e non solo. Nel 2016 ho fondato una società, una corporation a Toronto, con l'obiettivo di incominciare ad importare il Made in Italy, ovvero prodotti all'Italia, quindi tutto ciò che era italiano. Ho incominciato appunto ad importare e a strutturare il business, che è andato avanti per diversi anni, che è ancora aperto perché di fatto la corporation non è mai stata chiusa. Io sono il presidente e il direttore della società. Come si dice qui in Canada, corporation sane non si chiudono. Quindi insomma la conosci bene, infatti noi abbiamo visto dal tuo profilo qualche tuo video, insomma, che ci vivi da tanto, e proprio per questo ti abbiamo voluto intervistare perché insomma uno che ci vive da tanti anni sicuramente sa tanto e quindi può darci anche informazioni più precise Assolutamente, e più dettagliate. assolutamente. Come si chiamano i tuoi social? Così lo diciamo Allora, già. la pagina Facebook è la pagina seguita attualmente da quasi 26.000 persone, si chiama Alla Scoperta del Canada, il blog è www.allascopertadelcanada.com, poi c'è un canale YouTube che sta crescendo, su cui saranno fatti dei contenuti un po' più sofisticati per l'utenza appunto
YouTube, poi c'è una pagina Instagram che uso in realtà molto molto poco, e poi c'è il blog che invece è il cuore della mia attività, perché è da lì che posso scrivere, raccontare e far capire meglio questo territorio, che è un territorio con tante diversità. Alle volte quando lo si guarda dall'Italia non c'è una conoscenza del paese vera e propria, perché soprattutto in Italia si parla di Nord America, il Nord America uguale Stati Uniti, e si confondono le due cose, tanto da considerare quasi fossero parte dello stesso paese. Il Canada come un paese è un paese molto molto diverso rispetto agli Stati Uniti d'America, e io quindi col mio blog cerco di raccontarlo e di farlo capire. Per quanto io mi occupi di altro, io attualmente sono un bancario, mi occupo di investimenti, quindi io sono tutto tranne che diciamo agente di viaggio. Poi la mia passione rimane quella di conoscere e girare il Canada, però nella mia vita di tutti i giorni sono dietro una scrivania a interfacciarmi con clienti che hanno necessità di consulenza, quindi mi occupo anche di investimenti e mi occupo anche di prestiti. Da consulente è registrato, che poi qui in Canada le professioni sono abbastanza regolamentate e io ho dovuto studiare, fare degli esami e devo tutti gli anni fare degli aggiornamenti per poter ovviamente fare questo tipo di professione. Proprio perché ora ci stavi parlando del lavoro, ti volevo chiedere, perché è una cosa che interessa a tanti, soprattutto sul lavoro, se ci vogliono dei visti sia per vivere che per lavorare lì, prima di parlare di lavoro. Assolutamente. Allora, il Canada è chiaramente un paese estraneo all'Unione Europea, pertanto per poter vivere in Canada, sia in modo temporaneo ma in modo anche permanente, servono dei visti di lavoro. Esistono diverse possibilità che partono dal classico Working Holiday Visa, sono un accordo bilaterale tra Italia e Canada, e non solo, perché in realtà il Working Holiday Visa si estende a moltissimi paesi con i quali appunto il Canada ha dei rapporti di reciproco scambio culturale che permette alle persone fino ai 35 anni di età di poter trascorrere fino a 2 anni in Canada per un'esperienza di turismo lavoro, perché in realtà molti tra gli italiani che hanno provato questo programma hanno confuso un po', questo crea magari delle aspettative sbagliate. Il programma non è un programma destinato a far diventare residenti permanenti del Canada, è un programma destinato a creare uno scambio, quindi creare delle esperienze sul territorio, e questo è un'esperienza reciproca perché anche i canadesi hanno la possibilità di poter andare in Italia. Quando si va fuori da questi programmi, che talvolta sono utilizzati come dei trampolini di lancio per qualcosa di più serio, e per tutto ciò che riguarda i permessi di lavoro bisogna ovviamente fare delle pratiche e bisogna avere dei permessi di lavoro che talvolta richiedono una sponsorizzazione, quello che tecnicamente viene chiamato l'MIA, una ricerca che il datore di lavoro è un documento che deve essere rilasciato dove in sostanza si certifica che il lavoratore sponsorizzato, quindi per ottenere quel determinato posto di lavoro, è essenziale, nel senso che non ci sono né canadesi né residenti permanenti pronti per poter fare quel tipo di lavoro. È costosa, non tutti i datori di lavoro sono disponibili a farla, poi ci sono delle altre forme ovviamente di visto lavorativo che sono spesso legati a delle specializzazioni anche sul campo artistico, ma sono un attimino un po' più dettagliate. Quello che io consiglio sempre quando si sta pensando ad un viaggio e un'esperienza di lavoro in Canada, ovviamente di rivolgersi intanto al sito del governo, nel senso che il sito del governo è ben strutturato, i programmi sull'immigrazione cambiano di frequente, quindi è necessario aggiornarsi in modo continuativo, vedere esattamente quali sono i programmi nel momento in cui si sta desiderando di fare una domanda di lavoro, oppure rivolgersi ad un avvocato consulente per l'immigrazione accreditato. E su questo ecco vorrei magari approfittare di questa intervista anche per invitare le persone che desiderano venire in Canada a evitare i contatti con le cosiddette agenzie, che in Italia so essere molto molto presenti, agenzie che spesso e volentieri nascondono situazioni poco raccomandabili, perché per arrivare in Canada non serve spendere soldi, salvo che ovviamente uno non si rivolga ad un avvocato, serve semplicemente un po' di buonsenso, servono le expertise e serve saper leggere il sito del governo in modo abbastanza minuzioso. E teoricamente una domanda può essere fatta anche da sé senza bisogno di rivolgersi a nessuno, ma ripeto, il punto di forza per chi vuole venire a lavorare in Canada servono delle skills specifiche, perché tutti gli anni chiaramente queste liste cambiano e quindi bisogna essere ovviamente aggiornati. Ecco, questo è per quanto riguarda i permessi di lavoro. Lo step successivo è la residenza permanente, il permanent resident, la PR, è la nostra green card, è la green card canadese, che ti permette di poter vivere e lavorare in Canada in modo indefinito. Va rinnovata ogni tot anni. Per poter ottenere la permanent resident normalmente è necessario appunto fare un'applicazione dove si deve possedere un minimo di punteggio per poter essere appunto estratti ed essere invitati a fare domanda to apply per appunto la residenza permanente.
Questo punteggio è basato su un comprehensive ranking system e varia in funzione anche di quelle che sono le skills della persona che sta facendo domanda, dove intervengono diversi fattori, dall'educazione alla conoscenza dell'inglese. Esistono poi delle possibilità che si affiancano alla residenza permanente, che sono le cosiddette nomine provinciali. Sono dei programmi specifici sulla provincia, la PNP, che permette di poter avere più punti e quindi nel caso di una residenza permanente avere accesso a, tra virgolette, una strada privilegiata per poi ottenere la residenza permanente. Sono tantissimi, ci sono dei programmi anche per il nord, per le zone più rurali. È difficile parlare di immigrazione perché l'immigrazione è molto molto complessa, soprattutto nell'ultimo anno in Canada ci sono stati dei forti cambiamenti. Il Canada sta vivendo un periodo molto difficile, c'è stata la recente crisi di governo, ma anche sul piano dell'immigrazione il governo sta un attimino chiudendosi per i prossimi anni perché effettivamente abbiamo fatto arrivare troppe persone rispetto a quelle che il paese era in grado di poter accogliere in termini appunto di servizi strutturali, di housing, di tutti questi fattori qui. Però ripeto, molto importante rivolgersi o a avvocati o a consulenti per l'immigrazione accreditati o comunque guardare e leggere il sito del governo. Il sito del governo è veramente fatto bene, si legge tutto, c'è anche la possibilità di eventualmente verificare il punteggio qualora si volesse fare domanda per la residenza permanente ed evitare appunto di cadere in truffe o in cose poco chiare dove magari si pagano 500-600 euro di consulenza per sentirsi dire no, non c'è nessuna possibilità. In realtà il Canada è diventato un vero e proprio business e quando si crea un business c'è sempre qualcuno che cerca di entrare dentro quel business e non voglio neanche dire che tutte le agenzie non siano regolari, ci sono anche delle agenzie che magari si collegano direttamente con avvocati, però in linea di massima, anche leggendo quelle che sono le recensioni e anche sentendo le persone che si sono rivolte a molte agenzie direttamente, perché a me mandano i messaggi, posta, molti mi contattano, si viene a scoprire che poi alla fine non c'era realmente nulla ed era soltanto un modo per poter portare via soldi. Massima cautela, diffidare di tutti, ma non dire no in assoluto, però prendere le precauzioni, controllare, verificare se le persone sono accreditate. Per il resto il Canada è ancora un paese abbastanza aperto all'immigrazione. Questo è un bel consiglio, insomma, è bene che uno stia attento. Questi sono consigli che si danno anche noi sempre in generale nelle interviste, soprattutto quando c'è da prendere tante informazioni, fare tanti tipi di documenti coi visti, come può essere gli Stati Uniti o ora il Canada o anche altri paesi, insomma, sempre rivolgersi a fonti ufficiali. Noi comunque metteremo magari anche in descrizione il sito del governo. Assolutamente. E quindi diciamo che uno viene lì per lavorare, lì il lavoro c'è, cioè si trova facilmente un lavoro da dipendente. Il lavoro c'è, anche se poi ancora una volta dovrei dire che il Canada è un paese enorme con delle differenze importanti tra province e province. 10 province e 3 territori, che sembrerebbe poco, ma poi il Canada è il secondo paese più grande al mondo in termini di superficie, cioè ci sono tanti fusi orari. In 3 ore noi non raggiungiamo neanche probabilmente la località di North Bay se si vive a Toronto, quindi sono veramente località molto molto distanti che per uno che vive in Italia, cioè l'Italia comparato ovviamente al Canada in termini di superficie potrebbe essere contenuta benissimo nell'Ontario e ci sarebbe anche larga. Quindi insomma le differenze ci sono, il lavoro si trova, soprattutto i lavori dove sono richieste delle expertise particolari, poi esiste una categoria di persone che spesso arriva appunto con i working holiday che invece venendo ad esempio a Toronto, Vancouver, si trova ad avere a che fare con una situazione in cui il lavoro alla fine se ne trova poco e qui ci sono dei miti che bisogna anche sfatare. Intanto per incominciare, per poter trovare un lavoro bisogna avere le expertise. Seconda cosa, per poter trovare un lavoro bisogna avere la Canadian Experience. La Canadian Experience dice tutto e non dice nulla, perché in realtà per poter costruire Canadian Experience si può aver avuto o un'esperienza lavorativa in Canada, cosa che chiaramente il newcomer non può avere, o comunque avere la capacità di poter traslare quelle che sono le expertise magari guadagnate all'estero, quindi anche in Italia e nel mondo del lavoro canadese, dimostrare appunto di essere capaci di poter trasferire le proprie expertise. Un concetto di trasferibilità è un concetto importante che però purtroppo chi arriva dall'Italia ignora e talvolta ricade nel ho bisogno di lavorare, finisco in un ristorante o in una pizzeria, perché poi di fatto in questi locali non si dice mai di no e lavorare a minimum wage, il lavoro si trova in fretta, ecco, sono i lavori ben pagati a essere tra virgolette ambiti in Canada, perché i lavori diciamo a minimum wage se ne trovano veramente a bizzeffe e c'è anche molta poca attenzione, questo lo vedo anche dai ragazzi che arrivano qui con grande entusiasmo nel trasmettere questo concetto di Canadian Experience anche a livello di quello
quello che in Italia viene chiamato curriculum, il nostro resume. Il resume deve saper trasmettere queste expertise, deve trasmettere la propria esperienza, ma soprattutto deve essere un resume canadese, cosa che in Italia non si è ancora capito, quindi si viene qui con il proprio curriculum, magari si mette la propria fotografia e poi è chiaro che si trovano le porte chiuse in faccia, perché in Canada esistono dei parametri di realizzazione del resume che sono parametri nordamericani. Qui non è necessario mettere l'anno di nascita, non è necessario mettere la fotografia, ci sono delle cose specifiche che nel resume devono essere evidenziate e soprattutto c'è una cosa che chi cerca lavoro non ha ancora capito. Un resume non vale per tutti, un resume è un qualcosa di unico costruito per una determinata posizione. Quindi quando si fa domanda, lo spiego bene nei miei articoli ma anche in alcuni video, è necessario che quella domanda venga formulata per trovare una risposta da parte di quel determinato datore di lavoro. Solo così si riesce a trovare in Canada. Quindi i miti in cui il lavoro si trova, vengo qui e poi lo trovo, no, assolutamente. Il lavoro non lo trovi da nessuna parte del mondo, questo è il mio giudizio, se non porti quel bagaglio culturale di conoscenza, flessibilità e se non hai la capacità di entrare nel sistema. Ma comunque Quindi, guadagnano bene lì, anche diciamo lavori base, come dicevi te, nei ristoranti. bisogna dire la verità, gli stipendi possono essere stipendi, tra virgolette, assolutamente insignificanti da non permettere di poter neanche affittare un basement, perché la minimum wage che varia a seconda della provincia e del territorio, oggi con i costi degli affitti, soprattutto nelle zone principali, mi riferisco per esempio a Toronto, mi riferisco a Vancouver, mi riferisco a Montreal, mi riferisco a Ottawa, mi riferisco a quelle che sono le città, ma anche Calgary per certi versi, che sono le città un po' più importanti. I salari sono commisurati al costo della vita, quindi anche qui ha poco senso parlare di salari quando non si parla di costi. Ecco. Io dico sempre che, e questa è una risposta che mi sento di dare a tanti, anche magari ferendo certe aspettative, persone che magari hanno un lavoro in Italia e che mi dicono sì, ma io vengo in Canada perché sono stanco di essere sfruttato, di guadagnare poco. Sì, però fai attenzione perché il rischio di passare da una situazione di insoddisfazione a una situazione che è peggiorativa in Canada è forte, nel senso che le aspettative possono essere grandiose, poi ti rendi conto che il concetto di sto bene è molto relativo. Cioè, faccio un esempio: per poter affittare una casa in una zona dove vivo io, una casa con 3 camere da letto, servono $3.400 al mese, almeno, e sono 2.200-2.300 euro. Non è accessibile a tutti, nel senso che per potersi permettere un affitto di 2.400 euro deve avere uno stipendio che ti permette di poterlo coprire. Quindi per quanto si possa andare bene, anche volendo guadagnare $17 all'ora, lavorando magari in un superstore, in un grocery store, quindi in un negozio di generi alimentari, facendo dei conti, anche lavorando 40 ore settimanali, non si riesce comunque a coprire le spese di affitto, salvo che non si sia ovviamente in due, salvo che non ci sia contenti magari di case piccole, appartamenti o comunque basement. Quindi è sempre importante sottolineare che un'esperienza di vita all'estero in un paese come il Canada, fortemente competitivo, a volte troppo competitivo. Io dico sempre che il Canada è quel paese di mezzo tra l'America e l'Europa, quindi da una parte prendiamo un po' il contagio culturale americano, la competitività, il voler arrivare alla carriera, dall'altra parte cerchiamo uno sistema un po' più attento ai bisogni, al sociale, di avvicinarci al vecchio continente. Però il problema lavorativo è che in Canada il lavoro bisogna saperselo guadagnare e la competitività sui lavori buoni, quelli che pagano bene, è molto molto alta, quindi bisogna essere capaci. Un'altra cosa molto importante è la conoscenza delle lingue. Questa è una cosa che purtroppo è un grosso gap che arriva dall'Italia. Chi arriva dall'Italia normalmente ha una conoscenza dell'inglese molto molto elementare quando ce l'ha, e questo inevitabilmente è un problema quando si cerca un lavoro, perché non parlare la lingua in modo fluente esclude alcune posizioni. Vale anche per il francese, se si desidera andare in province dove il francese è importante. Il Canada è un paese bilingue e quindi bisogna essere riconoscenti di questa caratteristica. Il francese forse è un problema che ti trovi a dover affrontare se scegli ad esempio la provincia del Quebec, dove è evidente che la maggior parte dei lavori comunque richiedono la lingua francese, ma ripeto, è comunque un qualcosa in più che anche chi lavora nelle altre province magari ricevi la chiamata dal Quebec piuttosto che da una zona dell'Ontario dove si parla il francese, e chiaramente deve essere capace di poter rispondere. La lingua è fondamentale. Ti voglio fare una domanda che mi viene in mente a me perché io sono oltre i 35 anni, no? Sì. Ma se io volessi venire lì a cercare un lavoro, con la mia età io sarei tagliato fuori. Chi è sopra i 35 anni o può cercare di trovare un lavoro anche se ha delle skill lì? Allora, essere tagliati fuori è inesatto, nel senso che dopo i 40 anni in Canada chiaramente il punteggio acquisito per l'età diminuisce. Quello che non prendi nell'età lo potresti prendere magari per i titoli di studio. Io per esempio quando sono venuto in Canada, porto la mia esperienza, ho
portato in bagaglio accreditato, perché ho dovuto fare accreditare la laurea, che è stata automaticamente convertita in un master. Quindi io mi sono ritrovato ad avere un punteggio enorme derivante appunto dai miei titoli accademici, oltre alla mia esperienza lavorativa come manager, perché io sono arrivato in Canada come manager. Il problema che mi ha causato è stato che quando io ho dovuto affrontare l'IELTS ho dovuto prendere un punteggio altissimo per giustificare la posizione di manager, e quindi se da una parte mi ha agevolato, nel senso che ho acquisito punti per il lavoro, dall'altra parte mi ha costretto a prendere molti punti anche per il fattore linguistico. C'è una situazione, tra virgolette, che a mio avviso, se hai superato una certa età, puoi affrontare se hai l'expertise, perché vedi, una cosa importante che c'è da dire in Canada, in Nord America, l'età non è un pregiudizio per il lavoratore, perché già il fatto che tu non sia tenuto a mettere l'anno di nascita o la tua foto nel tuo resume dà un significato importante a quello che è un concetto principe di questo paese, che io amo, vale a dire la capacità di saper accogliere tutti, di non discriminare perché sei quarantenne o cinquantenne o sessantenne. Quindi il concetto è che vari in funzione di ciò che sei, non di ciò che l'età ti porti, il tuo bagaglio culturale, perché in Italia questa è una cosa che io non capirò mai, e sono iscritto anche a gruppi, offerte di lavoro, ma perché? Perché io sono anche curioso, quindi nonostante viva in Canada da tanti anni, amo continuare ad informarmi sullo stato delle cose italiane. Molte volte gli italiani sono quasi condizionati al punto che credono che sia necessario, sì, l'età è un fattore, e quindi io sono vecchio e non valgo più nulla. E questa è una sorta di tarlo che si è creato nella cultura italiana, in cui anche chi ha una certa età si dimentica che l'età non è una cosa negativa, ma porta attraverso essa il bagaglio culturale di conoscenze che soltanto una persona matura, che ha esperienza di lavoro, può portare. Poi il fatto che una persona sopra i 40 anni abbia magari difficoltà in Italia a trovare un lavoro, ma questo non è un difetto di chi lo cerca, è un difetto di chi lo offre, perché il sistema e la mentalità che è assolutamente sbagliata e che, ahimè, la politica non ha ancora deciso di contrastare. Qui in Canada questo problema non esiste. Se tu hai più di 35 anni e pensi che il Canada possa fare per te, nessuno ti vieterà di poter provare la strada canadese se ne avrai le caratteristiche e le capacità. Questo lo vorrei rimarcare. Quindi non è un no, dipende da te, da quello che porti al paese. E se invece uno, invece che fare dipendente, pensasse di venire lì e fare un'attività in proprio, ci sono, diciamo, delle restrizioni? Allora, ti dico chiaramente le restrizioni nel momento in cui ho aperto la mia, cioè quando apri una società hai necessità di avere comunque un direttore canadese, un direttore residente permanente o canadese. Questo sì, questo è essenziale nelle corporation, vale a dire nelle società per azioni, in quelle che noi chiamiamo Inc. Se vuoi diventare un self-employed, quindi vale a dire è un lavoratore autonomo, farà la dichiarazione dei redditi, avrà un reddito da lavoratore autonomo, non sono richieste particolari requisiti. I requisiti sono semplicemente quando si vanno a strutturare delle società. Chiaramente anche qui i requisiti cambiano a seconda di dove si va ad aprire la società. Ho fatto un articolo qualche tempo fa, credo che sia un articolo abbastanza datato nel 2021, però quando faccio gli articoli cerco di essere abbastanza specifico, ma non troppo, perché rinvio sempre ai siti del governo, perché vedi, io penso una cosa: l'informazione è un qualcosa che vale oro, ma l'informazione sbagliata può causare danni ancora maggiori, quindi bisogna sempre guardare le fonti ufficiali. Anche in questo caso possono cambiare le leggi, soprattutto con il cambiare dei governi, e allora è sempre meglio aggiornarsi. In linea di massima, quando l'ho aperta io era necessario avere un direttore canadese, poi io di lì a poco, nel 2019, sono diventato residente permanente all'inizio del 2019, e quindi ho immediatamente risolto e sostituito il direttore, ringraziandolo e diventando direttore e presidente. Quindi il problema tra residenza permanente e cittadinanza non si pone. La mia famiglia siamo tutti cittadini canadesi e italiani, ovviamente abbiamo la doppia cittadinanza, nel senso che il cittadino fa le stesse cose di un residente permanente, solo la differenza è che puoi partecipare alle cariche pubbliche, a lavori di un certo tipo, federali, governativi, e puoi votare. Quindi questa è la differenza fondamentale tra cittadinanza e residenza permanente. Però non c'è l'obbligo di investire una certa somma di denaro per aprire l'attività? Assolutamente sì, esistono dei permessi di lavoro specifici, quindi dei canali per immigrare specifici per i lavoratori, per chi vuole appunto fare azienda, dove sono requisite delle somme minimo da investire che cambiano a seconda della zona. Faccio l'esempio: qui nella GTA le somme da investire sono abbastanza alte, poi come si esce da questo distretto le somme possono essere un attimino più accessibili, e lo stesso vale per le altre province. Immigrazione lavorativa business, profili business
business che richiedono investimenti minimi, un po' come quello che avviene in America, perché la cultura alla fine l'immigrazione è la stessa. Ad esempio nel Quebec questa possibilità è molto molto forte, perché all'epoca servivano circa $250.000 per poter diventare residente permanenti nel Quebec, che possono essere tanti, possono essere pochi, dipende da ciò che si vuole fare, perché poi alla fine per qualcuno magari spostarsi dall'Italia può essere un sogno da realizzare perché ha un business da lanciare in Nord America e quindi assolutamente ci credo. Parlo della mia esperienza personale, io sono canadese dalla nascita, nel senso che, mi esprimo meglio, la mia cultura, il mio approccio al Nord America è un approccio partito quando io avevo 13 anni. Mia nonna, siciliana, sua sorella e così come tanti altri parenti sono migranti e sono immigrati negli Stati Uniti d'America, un po' come moltissimi italiani. La prima volta a New York io avevo 13 anni e da lì ho capito che il sogno americano in realtà non era americano, era un sogno canadese mio, perché io sono fieramente canadese, nel senso che difendo a spada tratta il Canada. Per esempio sono uno di quelli che non accetterebbe mai la cittadinanza americana per quella canadese, nel senso che noi canadesi siamo diversi, non siamo americani, siamo canadesi, quindi questo è un valore assoluto e in me si è creato questa consapevolezza del collegamento con il territorio quando ho superato la frontiera degli Stati Uniti la prima volta per entrare nel Quebec. Ho capito che la bandiera, la foglia d'acero, per me quello era il mondo dove io volevo stare. Avevo trovato la mia casa con le mie radici. Molti mi dicono: ma tu sei sardo, come fai a vivere in Canada? E io rispondo sempre: io sono un sardo atipico, sono un sardo che ha viaggiato in tutto il mondo, sono una persona che odia il caldo, i climi caldi, mi allontano da tutti i posti dove il clima chiaramente è troppo caldo, e sono una persona che quando le giornate sono gelide, il termometro va a -20, non sta in casa a riscaldarsi, ma prende lo zaino, le scarpe da trekking ed esce a camminare. È il tuo ambiente allora quello. È esattamente il mio ambiente. Il rapporto con la natura, il territorio, il freddo, tutto ciò che per qualcuno potrebbe dire sì, ma per me è un limite, invece il punto che mi spinge a dire sì, questo è il mio paese perché io voglio vivere in un posto freddo, voglio vivere in un posto dove la natura scavalca le mie emozioni, lo spazio, la vastità, il poter prendere una macchina, camminare verso nord e dopo 9 ore di macchina poter arrivare quasi alla Hudson Bay, aver fatto quel piccolo pezzo di strada che mi ha permesso proprio di uscire dalla civiltà e di entrare invece in mezzo al nulla, alla natura. Quindi sì, ancora oggi si può immigrare in Canada se si ha la passione, il senso per il sacrificio e la voglia di mettere in discussione. Se si vuole immigrare semplicemente perché si desidera fare più soldi, bisogna stare a casa propria. Diventare cittadini non è una convenienza, diventare cittadini vuol dire sentire quello che stai facendo. Esisterebbero tantissimi pregiudizi o cose che metterebbero in discussione la tua permanenza nel paese. Ho parlato del clima, che è una delle cose, ma ci sarebbe il cibo, ci sarebbe per esempio il fatto di doversi relazionare con persone di etnie diverse, cosa che in Italia è un problema, perché in Italia l'essere diversi, avere il colore della pelle diverso, provenire da un paese diverso diventa un problema. La multietnicità, che è una delle caratteristiche del Canada, alla fine diventa un valore identitario per il paese stesso. Molte persone arrivano dall'Italia e non si trovano a loro agio, arrivano qui con delle barriere culturali importanti, si porta dietro quel suo pregiudizio, quella persona è indiana ma quell'altro magari viene dalle Filippine, oppure fanno domande tipo: ma è canadese? Di dov'è? Canadese? Sì, è canadese. Cosa intendi per essere canadese? Cioè il fatto di essere nato in Italia o essere nato a Bangkok o essere nato a Brasilia piuttosto che nelle Mauritius non ti rende meno canadese di uno che è nato qui in Canada. Cioè il concetto che non è chiaro che cosa intendono per canadese, perché questo è un argomento importante. Noi viviamo in una terra non nostra, in una terra che appartiene alle popolazioni indigene, che sono le vere popolazioni tra virgolette canadesi, per quanto poi i coloni abbiano sradicato queste terre a chi invece le possedeva, e questo è avvenuto non soltanto in Canada ma anche negli Stati Uniti d'America. Quindi l'essere canadesi non significa assolutamente niente, c'è un concetto. Il Canada come confederazione è nata nel 1867, è nata per l'arrivo appunto di coloni dall'Europa, in particolar modo dalla Gran Bretagna e la Francia. Poi sono arrivati gli altri. Anche lo stesso bilinguismo, che è più identificatore di quelle che sono le origini coloniali del Canada, ha un valore molto molto relativo, perché oggi faccio l'esempio: la comunità cinese è una comunità fortissima e moltissime cose le troviamo con scritte anche in cinese o in spagnolo, quindi non ci deve essere un focalizzarsi sulla quella che il canadese per un italiano è quello bianco, biondo, nordico, britannico che parla l'inglese. Quindi è un concetto assolutamente sbagliato, che in parte si giustifica perché
perché il Canada non è un paese conosciuto. Il canadese è colui che appunto è diventato canadese, si sente canadese perché ha capito quelli che erano i valori e si riflette appunto nei valori del Canada. E ti porti dietro questa cultura anche quando vai all'estero, perché noi poi, che magari vogliamo viaggiare, poi in realtà di capacità di viaggiare non ne abbiamo, perché arriviamo con pregiudizi che inevitabilmente ci portano a stare male, perché incominciamo a sentirci fuori posto. Allora vi dico sempre, non dovete venire in Canada, non dovete uscire dal vostro paese, potete stare benissimo nel vostro paese, venire in Canada per turismo, perché il rischio è quello di creare un'integrazione sbagliata, cioè l'integrazione in Canada, ed esistono quelli che sono venuti e non sono integrati, non italiani ma di tantissime altre nazioni, proprio perché non hanno capito che lo spirito del Canada non è l'identità etnica, ma è dell'identità culturale. Che cos'è il Canada? True North Strong and Free gli dice in poche parole quello che il Canada ha significato: è un paese libero, un paese forte, un paese del nord. Il Canada è un paese libero, viviamo su delle terre che sono delle terre che appartenevano agli aborigeni, viviamo in un paese in cui ci sono ancora i popoli aborigeni che hanno subito un assalto dai coloni, cose su cui io ho scritto degli approfondimenti che magari i tuoi ascoltatori, se avranno interesse a conoscere meglio il Canada, potranno ricercare, e non guardando le notizie che vengono trasmesse dai TG in Italia. Esistono degli sfregi fatti dai coloni nei confronti delle persone, delle popolazioni aborigene, dove le scuole residenziali sono una delle cose più atroci che forse la storia abbia mai generato e che non è molto conosciuta. Io a suo tempo scrissi un articolo in merito alle scuole residenziali. I governi stanno cercando, destra e sinistra, con la cosiddetta reconciliation, di trovare appunto un modo per ricreare quella fratellanza che dovrebbe appunto avvicinarci ai popoli aborigeni e non allontanarci, perché poi alla fine siamo noi ad aver rubato le loro terre e non viceversa. Quindi venite in Canada, ma venite in Canada con un'apertura mentale di chi riconosce il valore identitario del paese, di chi riconosce dove sta vivendo, di chi riconosce che siamo in un paese di migranti, in un paese dove si ritroverà necessariamente a dover dialogare con persone di diversa etnia, dove la lingua inglese è parlata con accenti diversi e dove l'accento è un valore, non è un difetto, e sapersi ambientare a livello culturale è un compito importante che ci evita sofferenza nel momento in cui inizieremo a lavorare, nel momento in cui ci accorgeremo che purtroppo un titolo di studio accademico preso all'estero ovviamente non varrà mai quanto titolo di studio preso in Canada, quando noi tutto invece possiamo fare, noi da italiani ad esempio, tranne che non riconoscere che le nostre scuole, il nostro sistema universitario è 3 milioni al mondo, e questo è un dato di fatto anche qui non opinabile. Le cose belle ci sono in Canada, ci sono in Italia, è un fatto di scelta di dove ti senti più a tuo agio, tutto qui. E come tasse lì quanto si paga di tasse? Il Canada è un paese che paga tasse, non è un paese economico a livello fiscale, esistono ovviamente tasse sul reddito così come in Italia, tasse sui consumi, le tasse dei consumi cambiano, qui ad esempio in Ontario è il 13%, ma cambia, mi pare che in Nuova Scozia sia il 15%, in Alberta in assoluto è la più bassa, siamo al 5%, le tasse cambiano ovviamente in base allo scaglione di reddito. Diciamo che un lavoratore che non guadagna diciamo oltre i 100k, quindi $100.000 all'anno, paga mediamente intorno al 30-32% di tasse sul reddito. Se volessimo paragonare il Canada, paga meno tasse dell'Italia certamente, ma d'altronde chi paga più tasse dell'Italia, ma paga molte più tasse degli Stati Uniti d'America. Poi il perché ovviamente è dietro il fatto che il Canada è un paese in cui l'assistenza esiste, cioè l'assistenza pubblica, è un paese dove la sanità è sottoposta a un sistema assicurativo ma è fondamentalmente pubblica, nel senso che è vero che le province e i territori offrono una sanità basata su un'assicurazione territoriale, ma è anche vero che se tu non hai reddito comunque hai l'assicurazione sanitaria uguale. Diciamo che se ti trovi ad avere redditi, faccio l'esempio di $200.000, alla fine ti porti a casa $100.000. Io sono dell'avviso che le tasse servono per poter pagare dei servizi, fino a quando i servizi vengono offerti va bene pagarle. Esistono le tasse di proprietà che incidono parecchio, perché in Canada le tasse di proprietà sugli immobili sono abbastanza alte, diversamente dall'Italia. Case tipo quella dove trovo io possono pagare anche $400 al mese di tasse, quindi sono decisamente alte, ma le tasse cambiano e vengono tra l'altro rivalutate ogni anno dalla municipalità. Ci sono diverse cose che cambiano a seconda appunto della località. Paghiamo diciamo una componente di tassa a livello federale, così come credo in Italia, poi a livello diciamo generale, ma anche a livello regionale. Sì. E quindi anche qui in Canada a livello federale e a livello provinciale. Poi esistono dei tax credit che vengono dati al lavoratore che possono permetterti di risparmiare qualcosa. La dichiarazione delle tasse, qui si chiama T4, il T4 è una sorta di certificato dove dice quello che hai guadagnato durante l'anno fiscale precedente. Questo assieme a tutte le altre eventuali fonti di reddito, interessi, se uno ha i guadagni da borsa o da investimenti, fanno parte di quella che è la dichiarazione del reddito. Ci sono dei crediti di imposta, è abbastanza complesso come sistema, però devo dire che funziona in modo abbastanza efficiente, lo Stato è puntualmente
puntualissimo nel momento in cui tu fai la dichiarazione. La tua dichiarazione viene elaborata praticamente subito, c'è la CRA, la Canada Revenue Agency, che è l'agenzia delle entrate, ti dice esattamente se sei a debito o a credito. Se sei a credito, nel giro di qualche giorno ti arrivano i soldi accreditati in banca, se non hai un accredito diretto ti arriva l'assegno a casa, ma arriva veramente velocemente, non dobbiamo aspettare, paghi, ricevi il credito senza nessun problema. Spezzo anche una lancia a favore di quella che è l'agenzia delle entrate canadese, perché comunque chi lavora all'agenzia delle entrate normalmente è una persona che vende un servizio, quindi si comporta e opera in modo pulito, in modo chiaro, in modo trasparente, con una forma appunto di collaborazione e di aiuto abbastanza forte, e questo chiaramente fa sentire a suo agio anche il contribuente. Non c'è aggressività, non c'è quella io comando su di te perché sei tu che devi pagare le tasse. No, qui svolgono un servizio di pubblica utilità e da questo punto di vista sono fiero perché mi hanno sempre dato un servizio eccellente sia a livello personale che a livello aziendale. Quando tutto funziona, poi alla fine se anche c'è da pagare un po' di tasse, no? Ma sì, perché volentieri. anche lì in Canada c'è una domanda per tutto, c'è un'application per un qualunque contributo. Faccio anche l'esempio: le famiglie hanno un contributo importante, possono ricevere un contributo chiamato Child Benefit e la famiglia riceve questo contributo tutti i mesi, che viene calcolato ovviamente in funzione di quello che è il reddito del nucleo familiare. E questo contributo può essere di 200, 300, 500, 600, 800, 900 dollari al bambino e nuovamente viene tutti gli anni aggiornato in funzione anche di quello che è il costo della vita. Quindi è una cosa importante perché per esempio una famiglia con 2 bambini si trova magari tutti i mesi 1500 dollari di contributo. Poi viene dato praticamente per le famiglie con un reddito più basso un credito sulle GST. Alle GST è la vostra IVA, viene dato una sorta di credito. Poi possono essere dati dei contributi a livello provinciale, ad esempio Trillium Benefit per quanto riguarda l'Ontario. Ci sono diversi contributi e lo Stato da questo punto di vista devo dire che paga, interviene, è sensibile alle tematiche. È evidente che un qualunque Stato che paga contributi è un Stato che si indebita. La critica avvenuta nei confronti dell'operato di Justin Trudeau è stata fondamentalmente quella di non aver guardato troppo alla spesa pubblica, e la spesa pubblica in Canada è aumentata, è una bazzecola rispetto alla spesa pubblica italiana, ma questo per far capire qual è la differenza nel concetto di stile di vita nordamericano e stile di vita europeo, dove qui è la persona ad indebitarsi, non è lo Stato. Uno dei motivi per cui Justin Trudeau ha dovuto dimettersi è che negli ultimi anni il costo della vita è aumentato tanto, la tassazione è aumentata tanto e moltissimi canadesi sono sentiti turbati da posizioni molto impopolari. Una in particolare è stata una presa di posizione per il contrasto al cambiamento climatico, che è una cosa importante. Il governo Trudeau ha voluto mettere una tassa che qui è chiamata carbon tax, faccio l'esempio del riscaldamento, la spesa per i carburanti, e questo ha portato ad un aumento della spesa di vita per nucleo familiare importante. Poi è anche vero che il governo ha permesso in parte di recuperare questa carbon tax con un incentivo offerto alle famiglie fino a 800-850 dollari, neanche di più a seconda del reddito. A me qualche giorno fa mi hanno accreditato qualche centinaio di dollari come rimborso della carbon tax. E poi una cosa che a me piace molto qui in Canada è che se ti dicono che l'accredito arriva il 10, arriva il 10, la mattina tu alzi, apri il telefono, controlli il tuo conto e trovi i soldi depositati. Ma non potrebbe avvenire altrimenti, perché i canadesi sono un popolo poco flessibile, non accettano la flessibilità. Questo semmai è un punto negativo. Non esistono i grigi, esiste il bianco e il nero. Io lo vedo anche a livello professionale, le cose fatte a metà non piacciono, vengono viste in modo poco professionale. Quindi vivi qui, diventi molto canadese, nel senso che o ti abitui ad essere proceduralmente a livello pratico preparato, pronto per fare un qualcosa. Loro non accettano i ritardi, non accettano le inesattezze, sono un popolo molto molto rigido, organizzato, e l'organizzazione, d'altronde pensiamo, un paese non può funzionare se non è organizzato. Comunque te da italiano ti trovi bene con loro? Io mi trovo benissimo, assolutamente. Di mio sono una persona molto organizzata, forse anche per il tipo di lavoro che faccio, non potrei essere altrimenti. Mi trovo bene, sì, credo di non sentire assolutamente la mancanza dell'Italia, se non ai legami familiari più stretti. A livello di cibo, ancora oggi sì, perché comunque sia il cibo il nostro, quello italiano, è assolutamente una perla di valore mondiale. Forse l'unica cosa su cui mi sento di dire che l'italiano fa bene ad essere fiero, il cibo, l'alimentazione, quello che viene fuori dalle nostre terre. Quindi sì, il cibo mi manca, perché comunque sia le cose che mangiamo qui chiaramente spesso sono congelate, le verdure non sono sanissime, quindi molte cose le compri ma magari dopo 2 giorni devi buttarle perché non sono fresche. Poi esistono anche qui degli store che vendono anche prodotti di un certo tipo, qualità di un certo tipo, però non sono tanti e soprattutto sono molto costosi, quindi poco accessibili alla maggior parte delle famiglie. E ti volevo chiedere una cosa del costo della vita, no? Si è capito un po' che è abbastanza alto, ma a livello pratico, anche per fare 2 esempi, per capire un po' le differenze con qua, quanto incide per la spesa, le bollette? Facciamo un esempio: utenze telefoniche e utenze gas. Qui usiamo, per riscaldarci, la maggior parte delle case usano il gas, arriva una bolletta che varia a seconda della stagione. Chiaramente nell'inverno, quando le temperature sono più rigide, si possono spendere anche 100
$180-200, e questo ci permette di riscaldare la casa ma anche di poter riscaldare l'acqua. Poi per quanto riguarda invece le utenze, l'acqua e l'energia elettrica, io pago circa $130-140 al mese, circa, più alti $200 nel periodo invernale, 180, dipende molto dalla stagionalità. I telefoni costano cari, i piani telefonici, i piani tariffari, contrariamente all'Italia. Io ho una tariffa agevolata perché lavoro con una banca, la mia banca ha degli accordi con la compagnia telefonica, pago credo sui $45, ma ci vogliono almeno $30 in Canada per poter avere un po' di gigabyte di mobilità. A salire, la benzina varia da $1,45 a $1,57, $1,58, quindi sono i prezzi, circa diciamo €1 di costo, che per l'Italia ovviamente è bassissimo perché il carburante costa caro, ma è arrivata a costare molto di meno. Da questo punto di vista, ad esempio, la carbon tax ha inciso parecchio. Il Canada è uno dei paesi con le maggiori risorse petrolifere al mondo, mi pare che siamo al terzo posto per quantità di petrolio, e il Canada, se raffinasse il petrolio, avrebbe la possibilità di poter vivere tagliando notevolmente i costi del giornaliero. Altri costi, le macchine costano di meno, ma per via anche della tassazione, quindi sui consumi, che evidentemente è più bassa rispetto all'Italia. Credo che in Italia l'IVA sia al 22, se non erro. L'IVA, sì, comunque, 22. L'IVA, sì, chiaramente qui 13, già si risparmia un 10% circa sui consumi. L'alimentazione, il cibo dipende, vai a fare la spesa da quello che mangi, perché puoi vivere, diciamo, una famiglia di 4 persone con $500 a testa, diciamo fai una spesa di $2.000, diciamo che te la cavi, non compri lusso, compri cose che non costano troppo, ma tutto sommato te la cavi. Puoi risparmiare, esistono anche dei grocery store dove si risparmia, si spende molto di meno e si può spendere ovviamente molto di più, cioè se cominci a comprare carne di manzo, bistecche a $35-40 l'una, incominci a spendere un po' di più. È molto relativo, viviamo in un territorio talmente grande. Faccio l'esempio, molti non sanno perché ignorano la vastità del territorio. Se si va a fare la spesa nei territori del nord-ovest, piuttosto che nel Nunavut, piuttosto che nello Yukon, piuttosto che nelle zone più remote del Canada, la spesa costa molto molto di più. Perché? Perché i prodotti chiaramente hanno dei costi di trasporto maggiori rispetto a quelli che possono avere qui. Faccio l'esempio ad esempio del Nunavut, dove per un articolo di base, succo d'arancia, che magari qui possiamo pagare 6, 7, $8, e lì lo pagano $25-30, cioè prezzi veramente assurdi e molto più alti. Poi c'è da dire anche che, per esempio, in zone tipo il Nunavut, dove vivono indigeni del Canada, la maggior parte di questi sono impiegati del governo, comunque ricevono contributi da parte del governo. In qualche modo chi vive nelle zone remote è anche avvantaggiato, ma anche in termini di detrazioni, perché per esempio ci sono degli ulteriori contributi per chi vive nelle aree del nord, anche qui in Ontario. Le diversità ci sono a seconda della zona in cui si vive. Il New Brunswick, per esempio, è una provincia molto affordable, dove ancora si può comprare una casa a $350-400.000. Qui in Ontario a $400.000 non compri nulla. Per comprare una casa tipo quella dove sono io oggi non ti bastano $1.000.000. Cioè oggi ci sono i prezzi dell'housing, questa credo che sia una voce importante nell'aumento del costo della vita, che ha creato anche qualche imbarazzo a livello del governo, perché se tu fai arrivare centinaia e migliaia di migranti, come è successo nella zona dell'Ontario del Sud, e non hai a disposizione delle case sufficienti, crea chiaramente un mercato inflazionato, dove la domanda sarà maggiore dell'offerta e le regole di mercato valgono in Canada come in Italia, quindi i prezzi aumenteranno. Poi è anche evidente che non si può costruire ovunque, per poter costruire bisogna portare le infrastrutture, creare i servizi, quindi non è che io posso prendere e costruire in una foresta che sta a 200 km a nord, improvvisamente costruisco le case senza aver portato l'acqua, senza aver portato l'energia elettrica, quindi nasce un problema infrastrutturale. Quindi alcune zone non sono abitate, la maggior parte delle persone vivono a 100 km dal confine con gli Stati Uniti, anche per il valore dello scambio commerciale, e anche molte persone che lavorano negli Stati Uniti e viceversa, ma ripeto, il costo della vita varia a seconda appunto di dove ti trovi. Oggi la tendenza a un aumento dei costi delle case, sicuramente zone inaccessibili tipo Toronto, tipo Vancouver in assoluto, ma anche città che prima erano accessibili tipo Montreal, tipo Halifax, tipo Ottawa, tipo Calgary, oggi stanno diventando impegnative. Ancora si può risparmiare quando si va nelle province minori tipo PI, Prince Edward Island, si risparmia, si può andare magari nel New Brunswick, si può andare per esempio nel Saskatchewan, quindi nella zona diciamo più a ovest, o nel Manitoba, dove magari ancora si può risparmiare qualcosa, ma quando si va nei grandi centri credo che sia un problema abbastanza diffuso. Quindi se cercate di passare dall'Italia ad andare in Canada per risparmiare, forse dovreste valutare situazioni diverse. O chiaramente se avete un reddito altissimo va bene. No, di sicuro non sarà per risparmiare, magari ecco, rispetto all'Italia che magari si guadagnerà meno, però comunque il costo della vita è anche alto e alla fine riesce a risparmiare poco, magari lì forse uno riesce a vivere un po' meglio, ecco, come rapporto. Risparmi se sei bravo e riesci a impegnarti dopo i primi anni in cui magari hai fatto anche lavori umili e ti vuoi impegnare, ti vuoi realizzare. In Canada c'è ancora tanto lavoro, nel senso che il Canada è ancora un paese eccezionale sul piano lavorativo, ancora chi ha voglia di lavorare in Canada il lavoro lo trova e fa successo.
discorso, cioè parliamoci chiaramente. Se non hai voglia di fare nulla in Italia, non hai voglia di fare nulla in Canada, poi ti puoi spostare ovunque e non combinare nulla. Se hai voglia di lavorare, il lavoro lo trovi, lo fai, ti impegnerai. Io da quando sono passato all'industria bancaria ho dovuto fare 4 esami. L'ultimo esame mi ha portato via un anno e per me era un sacrificio perché voleva dire lavorare fino alle 5, rientrare a casa, prendermi cura della famiglia, del blog, dei contenuti e per giunta ricavare un'ora e mezzo di studio per poter fare un esame. C'è tanto sacrificio, ecco, molte volte uno vede l'italiano all'estero, ma c'è tanto sacrificio, cioè magari ti dimentichi della partita allo stadio e ti ricordi che devi andare a prenderti il libro e cercare di dare l'esame, oppure magari capire come migliorarti anche a livello lavorativo nell'azienda dove lavori. L'impegno paga, ecco, questa è una cosa che mi sento di dire ai giovani. E te che hai famiglia, figli, consiglieresti comunque a chi ha famiglia, com'è crescere una famiglia lì, come sono le scuole? Le scuole sono mediamente buone, secondo me la scuola italiana non ha nulla a invidiare alla scuola canadese. Mie figlie hanno fatto tutte le scuole qui dall'asilo, non hanno fatto nulla in Italia, hanno iniziato dal kindergarten, ci sono dei gradi ovviamente che corrisponderebbero alle nostre elementari medie fino all'high school e alle superiori. I bambini si trovano a mio avviso a loro agio, nel senso che è un paese aperto comunque alla multietnicità, quindi anche i bambini sono comunque aperti anche al confronto. La lingua magari può essere una barriera per chi viene magari già da adulto, con dei bambini adulti, perché chiaramente possono avere maggiori difficoltà. Il sistema scolastico alla fine spesso abbina anche dei tutor, delle persone che sostengono la persona nell'apprendimento anche a livello linguistico. Io sono molto contento, mie figlie hanno studiato nella scuola pubblica per un paio di anni, adesso sono in una scuola cattolica, che diversamente da quello che uno può pensare è un po' come fosse una scuola privata, nel senso che c'è una maggiore attenzione allo studente, meno studenti, e questo permette appunto di essere seguiti anche un attimino meglio. Poi ci sono tantissime altre attività extrascolastiche, sportive, che secondo me aiutano i ragazzi a trovare il loro ambiente. È chiaro, sono comunque ragazzi canadesi, quindi vivono comunque al freddo, diventano freddi in qualche modo, hanno un loro approccio al mondo che è un approccio del merito, rapporti molto molto stretti con alcuni, assolutamente distaccati con altri, nel senso che in Canada non si formano gruppi enormi, a livello sociale si condivide con poche persone la propria vita, nucleo familiare e pochi amici. Non è come in Italia dove magari ci troviamo per caso per strada e la sera siamo a cena fuori. C'è un modo di affrontare la vita diverso. In Canada va tutto schedulato, lo stesso fanno i ragazzi, lo apprendono da quando sono giovani. Devo dire che i bambini secondo me hanno un buon sbocco qui. Beh, sicuramente ci saranno famiglie che ci pensano, ci hanno pensato, ci penseranno. Assolutamente, no? Quindi, assolutamente. Ma le scuole sono un po' come negli Stati Uniti, nel senso che anche le università sono molto costose, tutte a pagamento, oppure no? Sono costosissime. Il sistema universitario in Canada è un po' diverso, c'è l'undergraduate, cioè come ti diplomi, quindi l'high school è composto dall'università e dai college. Sono strutturati diversamente, nel senso che normalmente chi fa il college vuole trovare una professione, chi fa l'università normalmente vuole proseguire con gli studi, quindi vuole magari fare dei passi ulteriori, quindi fare un graduate. Sono organizzate molto bene, ma sono anche molto molto costose, con una differenza importante tra studenti internazionali e canadesi, differenza veramente importante. Uno studente italiano e desidera magari fare il college in Canada, ottenere un visto di studio da straniero, veramente deve avere tanti soldi, un po' come credo in America. Dipende anche molto da ciò che comunque si chiede, ma un'università può costare anche 10, 15, dipende da dove si va, $20,000, dipende dalla qualità dell'università. Qui poi ci sarebbero anche tutte le spese extra, quindi per esempio devi trovarti un alloggio, può diventare costoso, ma esistono in Canada una cosa molto molto positiva. Io da consulente finanziario, questa è una cosa che mi sento di sottolineare, e in Canada abbiamo dei conti che sono dei conti registrati da cosa? Registrati sul piano fiscale, sono dei conti che ti permettono di poter contribuire e avere una crescita legata appunto all'investimento scelto che è esentasse, o è esentasse fino ad un certo punto della vita della persona, dove c'è la possibilità di mettere soldi in un conto registrato e la crescita del conto è a tasso zero, quindi noi non paghiamo tasse sul conto. E in particolar modo, legando al discorso dell'istruzione, perché parlavamo della scuola, esiste un conto che si chiama RESP, che è un conto ad hoc previsto appunto dal governo per contribuire al piano di studi futuro del ragazzo. Vuol dire che c'è la possibilità di poter contribuire, il governo mette una parte di questa contribuzione in aggiunta a quello che è il contributo del genitore o comunque di chi ha aperto il conto per il figlio, che poi verrà ad andare ad utilizzare i soldi, quindi incluso anche gli interessi, la crescita del conto, per studiare, quindi potersi pagare gli studi universitari. Poi è evidente che per avere i conti e poter contribuire bisogna avere i soldi. E il clima, che ce ne hai detto un po', insomma, che è freddo, però per avere un'idea come temperature, anche lì dove vivi te, inverno, estate. Il clima in Canada è mediamente freddo, nel senso che le temperature, escluse alcune zone, magari della British Columbia, dove è un pochettino più mite, sono decisamente fredde. La zona in cui vivo io, a gennaio, ci sono giornate in cui magari la temperatura minima è di -5, poi ci
sono giornate dove la temperatura può scendere a meno 22, meno 23, dipende molto. In linea di massima siamo sui meno 15 gradi, temperatura minima. La temperatura massima mediamente di meno 3, meno 4 gradi. Quindi siamo di giorno mediamente a meno 7, meno 8 gradi di temperature medie nel periodo di gennaio. Poi chiaramente come ci si sposta a nord le temperature diminuiscono, tipo per esempio lo Yukon, i territori del nord-ovest, Yellowknife, dove le temperature d'inverno possono arrivare a meno 40. In Canada c'è un fattore importante che è il fattore vento, il wind chill, perché la temperatura percepita chiaramente cambia a seconda del vento. In questo è il nostro clima. Poi ogni tanto ci capita di avere delle vere e proprie tempeste che arrivano dal nulla, cioè il clima in Canada cambia veramente da un secondo all'altro. Quando arrivano le colate d'aria artica è chiaro che non ci sono degli ostacoli montuosi. Il Canada, tolto il Canada dell'Ovest, non ha montagne, se non rilievi veramente insignificanti, e quindi tutta l'area artica arriva senza alcun tipo di sbarramento. Nord e sud senza sbarramenti, con comportamenti diciamo climatici abbastanza certi, abbastanza prevedibili. Quindi se arriva una colata artica si è certo che farà molto molto freddo, si è certo della neve. Piove tanto anche nel periodo estivo. Diciamo che l'inverno dura almeno 6-7 mesi l'anno. Inizia a ottobre e perdura fino ad aprile. D'estate la zona di Toronto può essere calda, 29-30 gradi, 31 gradi. Comunque può essere anche caldo umido. Le zone più a nord rimangono ovviamente più fresche, le zone oceaniche, sia il Canada Atlantico che il Canada praticamente occidentale, rimangono un po' più fresche perché chiaramente sono soggette all'azione del mare, quindi le temperature magari sono più gradevoli nel periodo estivo. Alcune zone a ridosso dei laghi sono soggette a precipitazioni nevose pazzesche e paurose di svariati metri all'anno. Sono condizioni, ecco, però l'organizzazione d'inverno secondo me è efficiente, nel senso che le strade vengono pulite bene, l'organizzazione è abbastanza puntuale, quindi non abbiamo problemi di alcunché. Ma come attenzione all'ambiente, alla natura, insomma, mi sembra di aver capito che sono abbastanza attenti lì. Assolutamente attento al clima, assolutamente attento all'ambiente, alla natura. C'è un rapporto comunque di relazione forte tra l'ambiente e le persone che ci vivono. La natura è parte dell'essere canadesi, nel senso che noi viviamo in un territorio che è chiaramente circondato da foreste e circondato dalla wildlife, e quindi è chiaro che devi rispettare il territorio. Da questo punto di vista qui il Canada è ben organizzato sia a livello dei parchi provinciali ma anche a livello di parchi nazionali, nonostante poi il cambiamento climatico anche in questo caso abbia certamente influito su quello che è il vivere il territorio. Il clima sta cambiando, l'uomo sicuramente influisce, l'effetto antropico potrebbe non essere anche assoluto sul riscaldamento climatico, però una cosa è certa, è un problema col quale ci dobbiamo misurare. Allora, di sanità ci hai detto qualcosa prima, no? Che è anche pubblica, non è solo come negli Stati Uniti. La sanità è pubblica, viene forniti i servizi sanitari su base ovviamente provinciale e territoriale, quindi sulla base di una assicurazione che comunque rende la sanità pubblica, e il sistema che è strutturato in questo modo funziona bene, funziona male. Negli ultimi anni abbiamo vissuto un periodo un po' cupo, nel senso che non si trovano dottori, tantissima gente non è il medico di famiglia perché gli arrivi chiaramente sono stati eccessivi rispetto alla presenza dei dottori. In linea di massima si può usufruire del sistema pubblico attraverso le walk-in clinic, che sono non dei pronto soccorso ma sono delle cliniche dove appunto, come dice la parola stessa, si va, si usufruisce il servizio, sono primi interventi. Normalmente un canadese è anche il medico di famiglia, né più né meno di come avviene in Italia. I medicinali non si pagano se hai ovviamente una assicurazione. Normalmente quasi tutti hanno una assicurazione lavorativa che ti permette appunto di abbattere il costo. La sanità non sta funzionando benissimo, la mia esperienza personale non è proprio positiva, devo essere sincero, perché ripeto poi anche molto un po' da come la vedi tu, anche un po' da quello che è la tua aspettativa. Io ho sentito parlare male persone della sanità italiana e anche lì è molto relativo perché dipende un po' da quale regione arrivi. Nella mia regione, la Sardegna, non posso dire nulla, magari in altre regioni d'Italia la sanità non funziona, lo dico per esperienza diretta, quindi tutto sommato gli direi un 5,5 alla sanità canadese, ecco. Ok. In Canada comunque la cura è comunque accessibile a tutti, anche al pubblico, ecco, questo è importante, così pure come l'accesso ad alcuni medicinali. Negli Stati Uniti questo non avviene, quindi questa è una cosa assolutamente opposta tra Canada e Stati Uniti, per quanto il nostro sistema sanitario sia su base assicurativa è comunque pubblico. E invece per quanto riguarda la sicurezza lì, ti senti tranquillo a vivere lì? Mi sento tranquillo ancora oggi, sì, nonostante negli ultimi anni si sia assistito ad un aumento delle emergenze, l'uso di armi da fuoco, furti d'auto. Devo dire comunque che io mi sento ancora al sicuro rispetto a molti altri paesi. Dal mio punto di vista non mi sono mai sentito in pericolo, mai, stando in Canada. Poi ripeto, anche qui c'è stato un crescendo di episodi di violenza, l'uso ovviamente di armi da fuoco, soprattutto in grosse città tipo Toronto, con omicidi, traffico di
Draw. Il Canada non è parte di un'altra galassia, è parte di un sistema globale dove quando arriva il vento soffia anche qui. Almeno negli ultimi anni è soffiato forte anche dalle nostre parti. Ecco. Sì, penso sia un po' da tutte le parti. Esattamente, un po' ovunque. Dai, allora ti volevo a questo punto chiedere come domanda finale se ci ricapitoli un po' quali sono i pro e i contro. Allora, pro assolutamente vivere a contatto con la natura in un ambiente in cui si è parte del sistema e quindi vivere delle bellezze di questo territorio, per me in assoluto il paese più bello al mondo in termini ambientali. È una cosa che ci tengo a dire perché il Canada ha delle bellezze incredibili, c'è da dire che in tanti non lo conoscono o conoscono solo alcune zone del Canada. Il Canada è un paese enorme che merita di essere visitato tutto e scoprire esattamente le sue bellezze. Il vantaggio di vivere in un paese competitivo, meritocratico, dove c'è ancora la possibilità, impegnandosi, di poter raggiungere il successo, meno rispetto al passato, ma più di molti altri paesi. Un paese in cui ci si sente ancora sicuri, anche qui meno rispetto al passato, ma tutto sommato molto di più rispetto al passato. Un sistema dove le regole funzionano, dove lo Stato funziona, i servizi vengono erogati e la certezza dell'erogazione del servizio, dove il malaffare è poco comune, sia nella cultura popolare ma anche nella cultura della politica. I contro sono che vivi comunque, per chi non ama il freddo, in un paese freddo, i rapporti sociali sono ovviamente non del calibro di quelli che si possono avere in Italia o in paesi diciamo latini, e poi chiaramente sei lontano dalla famiglia, per chi sente magari quella lontananza, ecco una cosa che bisogna valutare. Non mi sento di dire gli atti contro, potrei parlare del Canada per ore e parlarne bene, ecco. Ci hai parlato molto bene, si vede insomma che sei felice di star lì, che ormai ti sei integrato benissimo. Sì, assolutamente, sì, assolutamente. Non sento la mancanza, se non in quelle cose che ho detto prima, in periodi magari particolari dell'anno, perché credo tutto sommato che i pro siano superiori ai contro, e che tutto sommato la scelta di vivere in Canada con la famiglia sia una scelta intelligente. Darai sicuramente delle ottime opportunità anche ai tuoi figli. Me lo auguro, questo è il desiderio di qualunque genitore. Certo. Assolutamente, credo che ciascun genitore desideri il meglio per i propri figli, cercare di instradarli in un percorso. Mie figlie parlano 3 lingue fluentemente, questo è un vantaggio enorme che per definizione hanno e che non gli posso togliere. Questo è un grande vantaggio, ecco. Un bambino cresce con il bilinguismo, parla l'italiano perché quello parte della sua origine, parla l'inglese perché parte del paese in cui vive, parla il francese perché parte del paese in cui vive. Credo che questo valga di suo la scelta di venire a vivere in Canada. Sì, bravo. Okay. Se poi volete saperne di più sul Canada, insomma vi consigliamo e vi suggeriamo di seguire Andrea. Assolutamente, su YouTube, su Facebook, nella pagina Alla Scoperta del Canada, sul blog www.allascopertadelcanada.com, che in un mondo di creators e di influencer io sono rimasto forse ancora ancorato a fare informazione, alla scrittura, al parlare e far conoscere, quindi trovo nella scrittura una forma di sfogo personale, un mezzo per poter arrivare in chi magari ancora come me ama leggere. Vi ringrazio comunque, è stata una bella intervista, poi se qualcuno vuole sapere maggiori informazioni è sempre libero di contattarmi privatamente. Grazie a te, per noi è stato un piacere. Poi insomma iscrivetevi al canale di Andrea e al nostro, se ancora non l'avete fatto mettete un bel like a questo video, se poi avete qualcosa da chiederci noi vi risponderemo, oppure chiedete direttamente a Andrea, così anche lui se può vi aiuterà. Assolutamente, ben volentieri, grazie ancora. Grazie a te, a presto. Un saluto al nostro Italian Globetrotter dal Canada. Grazie, ciao a tutti, ciao. Viva l'Italia e gli italiani, sempre. Ciao Andrea. Ciao. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.